Prima di ogni epoca e di ogni confine, gli spiriti delle terre emerse vivevano in armonia, preservando l'indipendenza degli umani e della natura. Ma un giorno, uno di loro impazzì e si trasformò in bestia, rinnegò il nome antico, soggiogò il creato e si impose come il tiranno. Gli altri spiriti e gli umani si opposero e la nera guerra ebbe inizio. Fu sangue, distruzione e morte. Ma alla fine gli spiriti ebbero la meglio e il tiranno fu esiliato al centro della terra e per essere sicuri che non uscisse venne spezzato in 1000 parti e rinchiuso in 1000 epoche. Una gabbia di spazio e di tempo a cui fu posto come sigillo il ferro di Italia. E gli umani dimenticarono. Da allora il tiranno aspetta. Aspetta lo scoccare dei 200 solstizi e con essi la piegatura del ferro per uscire dalla sua gabbia e soggiogare l'universo. Elba, o come la chiamavano gli antichi naviganti greci, Etalia. 147 km di coste che racchiudono un intero universo da scoprire. Come queste stanze, i cui affreschi sono stati recentemente restaurati. La sala egizia, ad esempio. O il Monte Capanne, massiccio granitico che sfida i gheppi con i suoi 1019 metri. Non è bellissimo? O la cosiddetta sala del nodo d'amore, sebbene lui fosse allergico a ogni tipo di laccio, dedicata alla sua unione con Maria Luisa, la quale si dice adorasse. Il biking, leggero o estremo. I percorsi sono numerosi e di differenti livelli, per godere appieno della massima scelta. Sì, questa residenza fu da lui scelta non a caso, perché guardate un po' cosa si vede. Il palmo della sua mano? La finestra? Il porto! Esatto. Lui faceva finta di essersi insediato, ma la testa era là, pronta alla fuga. Un incanto da cui non si può fuggire. Si dice infatti che dopo aver assaggiato anche un solo goccio del nostro aleatico, nessuno vuole più tornare in Europa e riprendersi quello che era suo, perché il generale aveva un mondo intero da conquistare e non poteva rassegnarsi a finire i suoi giorni in una così fantastica e sperduta isola. Grazie, noi andiamo. Bellissima visita. Grazie a voi, arrivederci. Anche noi. Grazie mille. Di nulla, e non scolartela tutta, eh? Se no chi riparte più? Già, chi riparte più? Hai già preso il biglietto? Ricominci? L'hai preso o no? Ricomincia. È il Bano Doc, duro come il ferro. Scusa, se mi informo delle tue decisioni sulla mia vita. Per l'ultima volta, mia la vita, mie le decisioni, libero arbitrio. A casa mia si chiama dittatura perché decidi tu per tutti e due. Cosa fai? Scappi? Bene. Almeno così mi risparmi le solite balle sul lavoro, sulla carriera, su... Dimmi qual è il problema, quello vero, dimmelo se hai il coraggio, perché... I tuoi nonni sono di Pomonte, hanno fatto il viaggio di nozze a Rio Marina e non hanno mai lasciato l'Elba. Questo è il problema. Cosa c'entra l'Elba? Stai balbettando. No. Io nomino l'Elba e tu balbetti. No, non è vero. Quest'isola, la tua amata isola, è uno scoglio spelacchiato e limitante. No. È vero, i miei nonni non se ne sono mai andati, ma siamo ancora come il primo giorno. Forse non è l'isola che vuoi lasciare. Ma che ci parlo a fare io con uno di Capoliveri? Per questo, vero? Lascialo! Perché vuoi portarglielo di persona? Dammelo, si rovina!
Lo sai che trafugare opere d'arte è un reato, Monsieur Vallée ha vinto una regolare asta, cretino. È uguale, moralmente un criminale. Tu sei una sua complice, no. Piantala da Milla! No. Il museo è aperto? No, mi spiace, siamo chiusi. Mi scusi. Nessun problema, l'accompagno. Chi êtes-vous? Chi siete voi? Come avete fatto a superare le guardie? Perdono, maestà. Sono solo un vostro umile servitore. Che cosa volete? Solo offrirvi un omaggio, maestà, per celebrare il vostro insediamento sull'isola. Qu'est-ce que c'est? Un manufatto antico, molto antico, forgiato col ferro della nostra amata isola. Che cosa rappresenta? È una chiave, maestà. Fine dei giochi, ridammi subito il... Leonardo? Leo? Leonardo? Leo! Leo! Leo? Leo? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gendarmes? Francese. Quell'uomo qui était là. Parli francese? Oh, porca vacca!